Ciao a tutti, siamo qui oggi con un personaggio chiave che ha fatto la storia e continua a fare la storia del ciclismo. Partiamo da una frase che abbiamo trovato sul web e che lo descrive in maniera puntuale. Chi ama veramente il ciclismo non può che ringraziare Gianni Savio. Gianni, io ti sfido subito a cronometro e ti dico, come possiamo, parlaci tu, che meglio di noi puoi raccontare la tua storia, 40 anni di carriera, 37. 37 anni di carriera 37. in 2 minuti. In 2 minuti, iniziato nell'85, è stata la prima squadra e allora la Federazione Ciclistica Italiana aveva indetto un corso per team manager, peraltro organizzato molto bene. Io ricordo che presi la tessera da team manager nell'85 e lì fu l'inizio. Poi proprio nell'85, prima vittoria tra i professionisti con Daniele Caroli nel Milano-Torino, quindi arrivava proprio nella mia città, e poi di lì continuato poi nell'89 direi che ho scoperto l'America, nel senso che avevamo Roberto Gaggioli, un personaggio molto estroso, stravagante, era richiesto negli Stati Uniti perché aveva vinto il Gran Premio di Filadelfia. E allora ci invitarono al Tour of Americas, che era una corsa veramente di prestigio, perché era subito all'inizio stagione. Ricordo che hanno partecipato Gianni Bugno, c'era Rux, c'era Tonisse, c'erano i colombiani allora, c'era la Café de Colombia, quindi una bella corsa davvero, e lì era una corsa articolata tra Venezuela, Florida e Porto Rico. E allora iniziò lì praticamente il mio rapporto con il Sud America, nella fattispecie con la Colombia e col Venezuela. Vidi un giovane molto interessante che lo ingaggiai, lo portai in Italia e in Italia nel 90 vinse la tappa della Prica, Leonardo Sierra. Era nel Giro d'Italia dove Gianni Bugno prese la maglia il primo giorno e la conservò fino all'ultimo. Leonardo Sierra è stata la prima scoperta sudamericana. Dopodiché dal Venezuela sono passato alla Colombia, confinante, e allora lì ho lanciato altri corridori. Adesso non sto ad elencarli ovviamente tutti perché sarebbero troppi, mi limito a un corridore che ho rilanciato, Nelson Cacaito Rodriguez, che tutti i tifosi ricordano perché aveva questo aspetto, questo sorriso proprio direi accattivante. Lo ingaggiai per la squadra che dirigevo ed era la ZG Mobili Selle Italia, e vinse la tappa di Val Thorens, una delle tappe regine del Tour de France 94. Corsi e ricorsi storici, perché poi proprio nel 19, quindi 3 anni fa, Egan Bernal proprio a Val Thorens conquistò la maglia gialla del Tour de France. Egan Bernal è un corridore che ho lanciato tra i professionisti quando aveva appena 19 anni. Qui avrei un altro aneddoto, lo portai in Europa, prima corsa Tour de Méditerranée, e l'ultima tappa si disputava sul circuito di Bordighera, quindi praticamente dal livello del mare si saliva nell'entroterra ligure, e lui arrivò decimo. Ma decimo 19 anni, confrontandosi con corridori quotati, corridori sperimentati, experimentados come si diceva appunto in Sud America, e cioè c'erano i migliori corridori francesi. Io ricordo che all'arrivo c'erano dei giornalisti francesi e io dissi: segnatevi questo nome, Egan Bernal.
Ecco, appunto, parto da Bernal per lo spunto riflessivo e l'altra domanda che ti sto per andare a fare. Una carriera infinita, tantissimi aneddoti da raccontare, ma soprattutto una nomea non solo come grande direttore sportivo, ma anche come talent scout. Io ho scelto nel roster infinito che hai potuto gestire, vedere, noi abbiamo scelto qualche nome a cui vorrei che associassi un singolo aggettivo. Partiamo da Cassani. Cassani che peraltro esordì proprio nella nostra squadra nell'85, Daniele Caroli e Davide Cassani. Cassani diplomatico, Poi sicuramente Tafi. irruente, Poi abbiamo segnato Simoni, combattivo. che sappiamo che anche hai rilanciato Simoni in un momento Noi della sua carriera. Abbiamo avuto Simoni a fine carriera, per fortuna vinse con noi una tappa alla Ruta Mexico, ma in quella corsa fu determinante per il successo finale di un giovane che avevo appena lanciato tra i professionisti, Jackson Rodriguez, il venezuelano Jackson Rodriguez. Praticamente fu molto molto altruista in quella corsa Gilberto Simoni e dimostrò di essere un vero professionista. Non aveva nulla da dimostrare, però ancora una volta si... La grande combattività e il grande altruismo di Simoni. Poi abbiamo segnato invece tra gli ultimi Ballerini potente, e infine, appunto per chiudere il cerchio, Bernal, talentuoso. sicuramente. Ora invece una piccola parentesi che merita più di un aggettivo, che è quella con Michele Scarponi. Certamente. Attribuire solo un aggettivo a Michele Scarponi sarebbe riduttivo, sarebbe sminuirlo. Michele Scarponi non era solo un grande corridore, ma era veramente una grande persona. Riusciva a stemperare certe situazioni che nel corso della stagione si presentano e lui era veramente l'uomo squadra, nel senso che aveva quest'aria un po' scanzonata, questo sorriso particolare comunque, e quindi riusciva a trasmettere simpatia a tutti, ma anche delle persone che potevano per motivi loro essere un po' tristi, ci pensava lui, lui faceva subito cambiare l'umore di queste persone. Io ricordo un particolare che arrivò secondo e sperava di vincere quella tappa, eravamo al Giro d'Italia e io ricordo che all'arrivo gli dissi: Michele, tu sei un invincibile. E lui mi guardò e mi disse: ma se ho appena perso. Io dissi: no, invincibili. Henry De Luca, lo scrittore, dice che sono invincibili coloro che non si arrendono mai, non si piegano mai, lottano sempre. Sei un invincibile. E lui: allora sono invincibile? Sì, Quindi questo è l'aggettivo per Michele sì. Scarponi, oltre alle grandi doti umane. E un saluto a Michele, naturalmente. Ho segnato una data, un anno molto iconico della storia del ciclismo in generale, dove c'è un tuo contributo, tuo e della tua squadra, molto forte, e dove si collega un po' a questo discorso dell'invincibilità che non è per forza legata alla vittoria o alla caratura, ma all'approccio. Ho segnato il 2005. Cosa succede nel 2005? Cosa 2005, dimostri? 2005 è stato, ricordiamo il 2005 per l'avvento del Pro Tour. Pro Tour allora che poi è cambiato in World Tour. Noi abbiamo partecipato come squadra professional, quindi eravamo di fronte ai grandi squadroni del Pro Tour e noi eravamo la piccola professional, vincemmo 3 tappe Regine della Montagna, 2 con Ivan Parra,
una con Ivan Parra a Livigno e Ortisei e con José Rujano, il piccolo venezuelano, fortissimo in salita, e che vinse la tappa del Col del Finestre, cioè Giusto il una tappina, Sestre, un tappone. con arrivo al Sestre, ma non solo, fu il re della montagna, quindi maglia verde allora del Gran Premio della Montagna e poi, cosa più importante, podio finale. Primo Paolo Savoldelli, secondo Gilberto Simoni che correva nella Lampre, terzo José Rucano. Quindi una professional a infastidire Ma il blasone del World credo, Tour. cioè, potrei, insomma, credo di essere quasi certo che è stato un record vero che nessuna squadra professional potrà più uguagliare, anche perché oggi il divario economico tra le World Tour e le professional è diventato enorme. Mi fornisci un assist o mi lanci la volata, vediamo un po' come se farla calcistica o farla Giocavo a ciclistica. calcio io. Per chiederti invece, e per concludere, diciamo, questa intervista, del rapporto appunto professional e quindi del tuo ruolo attuale, che in realtà parte da qualche anno fa anche qui con il team Androni. E insomma, come è nato il rapporto col team Androni, cosa ti aspetti dalla stagione e una proiezione sul futuro? Con Androni abbiamo iniziato nel 2008. Mario Androni è un grande appassionato di ciclismo. Direi che ci siamo trovati subito in sintonia. Lui è rimasto coinvolto e ha partecipato proprio anche fisicamente, venendo alle corse e abbiamo avuto grandi soddisfazioni. Abbiamo vinto tanti campionati italiani a squadre, che ora si chiama la Ciclismo Cup, allora era il campionato italiano squadre, qualcuno lo denominava la Coppa Italia, però era quello che consentiva di posare sul petto lo scudetto tricolore. Poi abbiamo vinto classiche in Italia, all'estero, abbiamo vinto tappe al Giro d'Italia, quindi Una professional sì, 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 dove sì. di una Ma certa caratura. la nostra caratteristica è sempre stata, io cerco sempre di trasmettere ai corridori determinazione, grinta, mordente e mi ricollego appunto a Henry De Luca dicendo che ci possono essere le avversità, ma comunque le avversità vanno sempre superate. Non è retorica dire che le vere persone si incontrano quando riescono a superare delle avversità e noi ci siamo riusciti in più di un'occasione. Mi fornisci un altro assist, andiamo d'accordo, una liaison, Sì. diciamo, perché sono proprio i valori che vogliamo trasmettere invece noi di Bikeroom. E quindi con il nostro programma di certificazione o comunque la diffusione delle bici dei team, noi la bici sì è tecnica, ma è uno strumento di passione. Noi vogliamo preservare proprio questo valore emozionale che ha ogni singola bicicletta. Ecco, grazie per esserci venuto a trovare e cosa ne pensi di Bikeroom? Beh, è un'idea innovativa e mi sembra un'idea molto molto interessante perché praticamente voi date la possibilità a tanti utenti che non sono solo utenti ma sono tifosi e quindi noi abbiamo tifosi un po' in tutto il mondo. Voi date la possibilità al tifoso che ha seguito le imprese del suo beniamino di riuscire a salire in sella sulla stessa bicicletta che ha visto vincere, ha visto imporsi su traguardi importanti. Ultima domanda, promesso. Bicicletta, Bottecchia, il tuo rapporto con Bottecchia. Ma direi che c'è un rapporto che va al di là del rapporto professionale. Con Diego Turato, con Marco Turato, sono dei galantuomini e noi ci siamo trovati sempre bene proprio per questo, siamo sempre stati in sintonia. Continueremo con Biciclette Bottecchia anche il prossimo anno e poi, come ho avuto modo di dire,
abbiamo vissuto assieme delle stagioni importanti, anche quest'anno comunque con una stagione ridotta per via del Covid, però noi siamo stati la prima squadra professional italiana nel ranking mondiale UCI e quindi motivo di soddisfazione per Bottecchia, motivo di soddisfazione nostro, per cui è un rapporto direi ormai cementato nel tempo che continua. Grazie Gianni. Grazie a voi. A posto? Ottimo, ottimo, dai.